In questo video parliamo di libri strani, sì, ma di quelli che vi lasciano qualcosa dopo che li avete letti. L'impressione iniziale è che si sia di fronte a un libro di anatomia. La promessa iniziale viene lentamente spostata, complicata, resa un pochino più inquietante. Cominciamo con un libro che secondo me è riuscito a unire molto bene la forma e il contenuto. Stiamo parlando del Codice delle creature estinte. È un libro goticheggiante, ma che è molto moderno nelle domande che pone. C'è un'atmosfera particolare, il tema del corpo, il rapporto tra la vita e la morte è molto presente. Quando dico goticheggiante mi riferisco in parte all'ambientazione ottocentesca, ma soprattutto al tono un po' scuro, a volte macabro, buio, che lo attraversa. Il protagonista è il dottor Black e compare già nel sottotitolo L'opera perduta del dottor Spencer Black. Vi faccio notare che il cognome Black in inglese significa nero, quindi di nuovo abbiamo già qualche rimando a questo aspetto della vita e della morte. Se dal titolo ci si aspetta territori poco rassicuranti, l'impressione iniziale è che si sia di fronte a un libro di anatomia. Ci sono scheletri, apparato muscolare, tutto molto bello, ma qualcosa di particolare, perché gli esseri di cui tratta sono esseri fantastici, sirene, satiri, arpie, e c'è poi una domanda sottesa per tutto il testo che è: qual è il ruolo della scienza in tutto questo? Fin dove è ricerca scientifica, fin dove è follia? A un certo punto viene spontaneo anche chiedersi quale sia il limite tra gli scopi scientifici e gli scopi personali del protagonista. Dunque, un trattato anatomico di esseri mitologici, fantastici o leggendari. Se come numero di pagine questo è il cuore del libro e anche molto bello, in realtà credo non sia il cuore del libro concettuale, perché c'è uno spostamento di significato e di senso leggendo tutto il libro a partire dall'inizio. Una piccola nota sull'edizione. L'edizione italiana è di Mosca Bianca, una casa editrice particolarmente interessante se non la conoscete, perché è un po' inusuale nella sua scelta di titoli. Se qualcuno di voi ha già letto qualcosa me lo faccia sapere. Per esempio il bestiario dell'antropocene si presenta come piuttosto interessante. Praticamente sono 3 libri in uno. Il primo libro è quello che vediamo, scritto da Yusbeth, spero di averlo pronunciato correttamente, ed è un volume cartonato molto bello, curato, vedete anche semplicemente la parte interna della copertina, veramente una bella edizione. Il secondo libro è la storia del dottor Spencer. Infatti la prima sessantina di pagine è un racconto, è la storia del dottor Spencer riscritta come se fosse una ricerca scientifica, con lettere private, locandine di luoghi dove lui ha esposto le sue creature, testimonianze di persone che lo hanno conosciuto. Anche qui la cura grafica è molto alta, per cui sembra di essere veramente di fronte a reperti storici che vengono riuniti per ricostruire la storia del dottor Spencer. E poi c'è il nucleo di questo libro nel libro, ed è appunto la raccolta di tavole del dottor Spencer. È una specie di pseudo-biblion, perché è un libro che viene inventato appositamente. Di norma gli pseudo-biblion come le Giovanni Marmotte o le fiabe di Beda il Bardo all'interno di Harry Potter vengono citati dentro i testi, ma poi non esistono fisicamente. In qualche caso, proprio come le Giovanni Marmotte e le fiabe di Beda il Bardo, poi sono anche stati scritti e sono stati pubblicati, ma in prima battuta nascono come libri solo citati all'interno di altri libri. Ecco, qui la raccolta di tavole è stata inserita fin da subito dentro il libro e si chiama Codex Extinctorum Animalium, uno studio sulle origini meno note del regno animale, concepito come punto di riferimento per chiunque operi nella scienza, nella medicina e nella filosofia, del dottor Spencer Edward Black, con illustrazioni dettagliate e didascalie esplicative del sistema muscolare e di quello scheletrico, accompagnati in alcuni casi da particolari degli organi interni. Le creature raccontate sono 11, la Sfinge, il Minotauro, Ganesh, le sirene, e per alcuni di esse ci sono dei dettagli molto precisi, persino l'apparato respiratorio o l'apparato riproduttivo.
La cosa affascinante e contemporaneamente disturbante è che vengono trattati veramente come delle creature realmente esistite, e quindi vengono analizzate nei loro fasci muscolari, nelle loro ossa con grande precisione. Ci sono i nomi di tutti i muscoli, di tutte le ossa. È stato fatto veramente un lavoro incredibile. Vengono trattati come rami evolutivi realmente esistiti, che poi per qualche motivo si sono estinti. Ma nella prima parte, quello che racconta la storia del dottor Black, si viene a scoprire anche che lui è convinto che nel genoma rimangano le informazioni di queste creature estinte, che quindi è possibile ricostruirle in qualche modo, non solo con le ossa e con i muscoli, ma proprio vive. Parliamo dunque della vita del dottor Black, la prima parte, perché è importante, è fondamentale per capire come si arriva alle tavole. La cornice temporale va dal 1851 al 1908, data dell'ultimo documento che abbiamo in nostro possesso sulla vita del dottor Black. Nasce in un'epoca in cui dissotterrare cadaveri per lo studio scientifico era ancora comune, quindi fin da bambino aiutava il padre in questa attività alla quale il padre si dedicava. Con gli anni diventa un promettente medico, bravissimo, un chirurgo, e dedica la sua vita soprattutto ad aiutare le persone con malformazioni congenite. Eppure durante questi anni a un certo punto incappa in dubbi profondi, esistenziali, che lo portano a spingere la sua ricerca scientifica al limite, ad allontanarsi dal mondo accademico tradizionale e proseguire i suoi studi da solo. Si unisce quindi a un circo, e in quell'epoca i circhi avevano spesso anche delle stranezze esposte, delle persone che avevano delle caratteristiche congenite particolari, e quindi lo spettacolo del dottor Black si univa molto bene, si armonizzava a questo modo di vivere l'intrattenimento circense. Per parecchio tempo vive dunque col circo, con la moglie, i figli, e il suo interesse per la ricerca scientifica, l'ibridazione per così dire dei corpi si spinge sempre di più, finché a un certo punto lascia il circo e va avanti fino a delle estreme conseguenze che però non vi voglio raccontare, altrimenti vi rovino parte della storia. Le tavole quindi sono figlie di queste sue ricerche scientifiche accuratissime, sempre un po' al limite tra la finezza, la rigorosità scientifica tradizionale e gli esperimenti che faceva lui, e anche delle sue deduzioni, perché come proprio scritto cercava di unire i puntini laddove gli mancavano delle informazioni. L'autore ha vissuto in Italia, a Pietrasanta, per un certo periodo, e dalle informazioni che ho trovato è lì che è nato il progetto di questo libro, che in originale non si chiama Il codice delle creature estinte, ma The Resurrectionist. Il resurrezionista. Nelle traduzioni in altre lingue ho visto che si è mantenuta la traduzione letterale, mentre in italiano si è preferito il titolo Il codice delle creature estinte. Questo ci ricorda che nelle traduzioni gli editori hanno un ruolo molto importante. A seconda del mercato al quale si rivolgono e tutta una serie di valutazioni, possono scegliere insieme all'autore di modificare il titolo anche nel momento in cui il titolo nella lingua originale è già stato scelto. Avevamo parlato di questo tema con Emanuela del canale Voltare Pagina in un video che si chiamava Le traduzioni impossibili, e parlava appunto di queste difficoltà. Vi invito a recuperare il video, ve lo lascio qua in alto. Spoiler, è prevista una seconda parte di questo libro, ho scoperto, che si chiama The Cult of Dr. Black. Il culto del dottor Black dovrebbe uscire nel 2026. Se guardate su internet già trovate la copertina, ve la metto qui così la vedete anche voi. È a fondo scuro come quella del codice delle creature estinte, anziché avere uno scheletro intero, ha il cranio di una medusa con tutte le ossa dei serpenti che si innestano appunto su questo cranio. Se ho capito bene, dovrebbe trattare di un culto, quindi di persone che si sono unite in nome delle idee del dottor Black. Aspettiamo, perché l'idea mi sembra ancora più inquietante. Vedremo a che punto si spinge questa storia. Chi prima lo accalappia ci faccia sapere. È un libro dunque da regalare a se stessi, se vi piace il genere, agli artisti, può essere la fonte per nuove forme d'arte. Io direi anche ai professori, soprattutto ai professori di filosofia, che potrebbero trovare degli spunti interessanti di riflessione coi ragazzi, ai ragazzi, agli amanti della mitologia, visto che qui troveranno creature estinte, molte delle quali mitologiche, e ultimi ma non ultimi, gli amanti del gotico, perché questo libro sembra dedicato proprio a loro. Passiamo
passiamo a un altro libro dove la forma è geniale, ma forse pesa un po' più del contenuto. Horror Storm. In Horror Store, lo store, il negozio dell'orrore, l'ambientazione è talmente importante da essere praticamente la protagonista. Siamo dentro a un punto vendita di una società molto simile a Ikea, che si chiama Orsk, soltanto leggermente più economico di Ikea, ma in tutto e per tutto ne segue la filosofia e il modo di gestire i negozi. La vicenda si articola all'interno di questi spazi, quindi sconsiglio il libro alle persone claustrofobiche perché da lì non si scapperà. La trovata è il formato. In italiano Mondadori ha riportato le relazioni tra l'altezza e la larghezza delle pagine a quelle di un libro tradizionale, ma nell'edizione originale segue in tutto e per tutto un catalogo simile a un catalogo Ikea, per cui all'interno trovate tutte le indicazioni su come utilizzare il catalogo e ci sono proprio questa è la parte in cui si narra la storia, ci sono i mobili con le loro spiegazioni, ma man mano che si va avanti nella storia i mobili diventano sempre più inquietanti fino a diventare strumenti di tortura. Le descrizioni continuano ad essere serafiche, invitanti e tranquille nel loro modo di esprimersi, ma nel significato sempre più inquietante. Prendendo un mobile scaffale, per esempio, verso l'inizio si dice un modo per consultare i tuoi ricordi, organizza e mette ordine tra i tuoi libri, film, musica preferiti, tutto ciò che aggiunge bellezza, eleganza e arte alla tua vita. Disponibile in faggio naturale, faggio chiaro e khaki, poi ci sono le dimensioni e il numero dell'articolo, esattamente come un catalogo vero, no? Andando avanti, la sedia di costrizione dice: vantando svariati vantaggi rispetto alle tradizionali forme di contenimento, Boda Vest, e vi faccio notare anche un gioco di parole Boda come body, penso che abbia un voluto riferimento al corpo, confina il penitente e si contrappone all'agitato movimento del sangue verso il cervello, costringendo il soggetto a uno stato di totale immobilità, favorevole all'autoriflessioni e scevro dagli stressanti stimoli esterni. Disponibile in rovere chiaro, betulla medio, dimensioni, numero articolo, eccetera. Il tapis roulant, sempre più inquietante, dice: potete camminare per sempre e non arrivare mai grazie al circuito infinito del tapis roulant Albuquerque. Una gamma di possibilità si spalanca quando all'equazione eliminate la destinazione e lasciate che il viaggio duri per sempre. Disponibile in rovere grigio, betulla naturale e rovere scuro. Non vi leggo gli ultimi, però potete immaginare, praticamente sparisce anche il legno e diventa tutto metallo. A guardar bene, già la copertina ci dice qualcosa, perché sembra un catalogo tranquillo e serafico, ma se prestate attenzione, per esempio qua nei quadretti appesi alle pareti c'è chiaramente una persona che sta soffrendo e cercando di scappare, e dall'altra parte la libreria diventa la grata di una prigione. In pratica il punto vendita è vivo e cerca in qualche modo di fagocitare chi ci capita dentro. Allora, questo è un horror, sì, nasce come horror, lo dice anche il titolo, la trovata editoriale è fantastica, è un horror adatto a persone che come me non sono esperte del genere e che si impressionano facilmente, quindi probabilmente questo è il limite di horror che io posso sopportare. Per chi è esperto del genere probabilmente quasi così, fa un po' sorridere. Da un punto di vista letterario non è niente di sconvolgente, va bene come passatempo, ecco. Però devo dire che ci sono stati dei punti in cui la tensione comunque l'ho trovata abbastanza alta. Parla della permeabilità tra la vita e la morte, tra il sopra e il sotto, letteralmente ciò che è sopra il livello della strada e ciò che è sotto il livello della strada, tra il passato e il presente, e il degenerare del catalogo via via che proseguono le pagine è molto coerente con tutto questo, funziona. La protagonista ufficiale è Amy, dico ufficiale perché secondo me il protagonista ufficioso è il negozio stesso. Comunque la protagonista ufficiale è Amy, una dipendente di questo punto vendita che è costretta per varie circostanze insieme a dei colleghi a fare un turno notturno. Durante questo turno notturno devono camminare all'interno degli spazi del negozio e questi spazi man mano diventano, appunto, come avete capito, via via più inquietanti, diventando una trappola a tutti gli effetti.
Si scopre quasi subito, quindi non sto spoilerando, che il negozio è sorto sul lotto in cui prima sorgeva un carcere, e quindi in qualche modo si spalanca la connessione tra questi due mondi. Comunque non si esce dalle quattro mura del punto vendita, quindi ripeto, non è un libro per claustrofobici. Il fatto poi che l'edificio abbia una qualche forma di sua vitalità, per così dire, credo che sia a un certo punto un po' un topos letterario, molti libri ma anche molti film che vogliono mettere paura alle persone, al lettore, a chi vede il film, tendono a ripetere questo aspetto delle pareti che in qualche modo prendono vita, cose che escono dalle pareti. Allora, se letterariamente quindi non è un testo elevatissimo, c'è però uno spunto interessante, a parte qualche venatura comica, ma c'è uno spunto interessante che è quello del rapporto tra i dipendenti di queste realtà molto grandi, i valori aziendali e quello che si deve fare rispetto a quello che si vorrebbe fare, una sorta di limite tra il libero arbitrio e le regole imposte. Fossero anche regole imposte per la qualità di vita generale, ma non si possono prevedere tutte le casistiche possibili. Fino a che punto bisogna tenersi alle regole e ai principi aziendali? Se già conoscete il canale sapete che a noi piace rotolare un po' tra i concetti, quindi non vi meraviglierà che adesso vi propongo qualche collegamento verso l'esterno. Se siete nuovi, benvenuti. Cluedo, perché laddove c'è un mistero tra le stanze bisogna capire chi ha fatto che cosa, è il gioco più classico del mondo da detective è Cluedo. Se invece vi stuzzica l'idea di avere un libro che ha a che fare con le piante degli edifici, esattamente come nel negozio Orsk ci sono le piante degli edifici all'interno dei quali si muovono i personaggi, allora vi suggerisco Strange Houses di Ukeitsu. Abbiamo fatto un video apposta dove abbiamo analizzato un po' i pregi e anche qualche fragilità di questo testo, che però rimane come Horror Storm un godibile passatempo. Ecco, per ora non è stato tradotto in italiano ma è scritto in un inglese assolutamente accessibilissimo. Anche lì ci sono delle piante, è un mistero da risolvere con tanto di omicidio. E invece per quanto riguarda il collegamento tra il sopra e il sotto, spontaneamente ho pensato a Stranger Things. Non ho mai visto la serie TV Stranger Things, sicuramente tra voi c'è qualcuno che l'ha fatto, però da quello che ho capito ci sono diversi punti di contatto rispetto a quanto vi ho appena raccontato di Horror Storm. Infine, per il rapporto tra i vivi e i morti, sul canale troverete un video dedicato a Death Note, ve lo lascio qui sopra anche questo. E lì ho provato ad avvicinarmi a un tipo di testo che conosco poco, che è il manga, e devo dire che è stato anche quello un viaggio interessante. Vi dirò di più che col passare del tempo sono riuscita a apprezzare maggiormente alcune cose. Bonus per chi è rimasto con noi fino alla fine. Sei una bestia, Viscovitz. Questo è un libro che non ha un rapporto particolare tra la forma e il contenuto, però sì è un libro straniante, come quelli che abbiamo visto oggi, quindi ho pensato di darvelo come bonus. La casa editrice Quadlibet propone tanti titoli un po' particolari, se siete curiosi andate a spiare. Ma di che cosa parla questo in particolare? Vi leggo la seconda di copertina. Racconti di vita animalesca, il ghiro, la lumaca, lo squalo, lo scorpione, eccetera, in prima persona, raccontati dallo stesso animale che si chiama sempre Viscovitz, con una permanente e leggera comicità, lo stupore per le bizzarrie del comportamento zoologico e le forme infinite e incredibili di accoppiamento e procreazione. Se volete qualcosa di inusuale, questo è pane per i vostri denti. Se vi va, nei commenti potete suggerirci altri libri stranianti, così rotoliamo tutti insieme. Qui trovi i link per altri video con i quali approfondire, per esempio Strange Houses di Ukeitsu. È stato bellissimo avervi con me anche questa volta fino a qui, si sta creando un gruppo veramente bello, continuate a rotolare con noi. Ciao!